Bene, buonasera a tutti, benvenuti a questo webinar, a questo talk di questa sera, dove Valentina Milan dello studio TAM Associati e Alessandro Bianchi di Performance in Lighting ci parleranno di progettazione e servizi BIM con un caso studio del Children's Surgical Hospital di Emergency in Italia. Ancora un attimo di pazienza per dar modo ai ritardatari di collegarsi, poi cominciamo con il lavoro. Una notazione di servizio: per le domande potete utilizzare l'apposito box, queste saranno poi evase al termine della presentazione. Quindi ancora un attimo di pazienza e iniziamo. Bene, possiamo cominciare. Quindi la parola a Alessandro Bianchi per la presentazione. Buon lavoro a tutti. Perfetto, grazie mille. Bene, innanzitutto ringrazio prima di cominciare Assobim per l'opportunità di questa presentazione. Poi ovviamente mi presento, come ha già detto Roberto, mi chiamo Alessandro Bianchi e sono impiegato presso Performance in Lighting, che è un'azienda manufatturiera produttrice di apparecchi per l'illuminazione, e impiegato con la qualifica di BIM Specialist, quindi mi occupo in azienda di tutto quello che ha a che fare con il mondo BIM. Nella presentazione di oggi ovviamente parleremo della tematica del Building Information Modeling, che è sicuramente un tema estremamente attuale, estremamente discusso e una metodologia che sempre più si sta affermando nel mondo delle costruzioni ed è al centro del dibattito più generale sulla digitalizzazione del costruito. Parto dalla convinzione che qualsiasi operatore che a vario titolo prende parte a un processo edilizio sia chiamato a fare la propria parte, e anche un'azienda manifatturiera sicuramente non fa eccezione in questo senso. Parleremo di BIM non in senso generale, ma con una prospettiva abbastanza particolare. Sicuramente ne parleremo dal punto di vista della progettazione illuminotecnica, dato che la nostra azienda per l'appunto produce apparecchi di illuminazione. Ne parleremo dal punto di vista di un operatore ben specifico, quale un produttore di componenti per l'edilizia, quale noi siamo, quindi non dal punto di vista di un generico progettista, ma dal punto di vista di quello che un'azienda come la nostra può fare a servizio dei professionisti che lavorano in BIM e più in generale per raccogliere la sfida che il BIM pone a tutti gli operatori. E lo faremo anche presentando un caso studio ben preciso, che è un progetto di eccellenza, forse uno dei più interessanti a cui la nostra azienda ha partecipato negli ultimi anni. Ne parleremo anche con l'aiuto dell'architetto Valentina Milan, che ha gentilmente accettato il nostro invito e che ringrazio per essere qui, che è, è un progettista senior dello studio TAM Associati di Venezia, che è uno degli studi professionali che ha preso parte a questo progetto, e quindi una persona qualificata che sicuramente ci potrà illustrare al meglio questo progetto e gli aspetti collaborativi legati alla metodologia BIM impiegata. Benissimo, partiamo a questo punto dall'indice, quindi vi illustro brevemente gli argomenti che toccheremo. Partirò io presentando brevemente l'azienda, molto succintamente, giusto per avere un'idea di quella che è la nostra realtà aziendale. Poi parleremo di servizi BIM e supporto alla progettazione, ovvero tutti quei servizi e quelle attività che l'azienda ha sviluppato e che mette al servizio dei professionisti che lavorano in BIM. E poi la parte principale della presentazione poi riguarderà appunto il nostro caso studio. Partiamo brevemente presentando Performance in Lighting. Che tipo di realtà è Performance in Lighting? Come vi dicevo, un'azienda manifatturiera di apparecchi di illuminazione che ha oltre 40 anni di storia
e nel corso degli anni si è gradualmente cresciuta, sia in termini di grandezza, sia in termini di competenze e know-how che ha al proprio interno, tanto che oggi è in grado di proporsi sul mercato non solo come fornitura di apparecchi, quindi di prodotti, ma con soluzioni illuminotecniche complete, quindi prodotti e anche servizi a corredo di questi prodotti. È un'azienda che sicuramente crede molto nell'innovazione in senso lato, non solo come innovazione di prodotto, ma anche di processo, e sicuramente il BIM ha a che fare decisamente con l'innovazione dei processi. Questa graduale acquisizione di competenze know-how ha fatto sì negli anni che noi siamo riusciti a prendere parte a progetti progressivamente più complessi, a sempre più alto grado di complessità. Quelli che vedete qua nelle slide che ho scorso sono solo alcuni dei progetti più iconici a cui l'azienda ha preso parte negli ultimi anni. Per darvi un'idea brevemente con un paio di numeri, un paio di informazioni più quantitative, si tratta di una multinazionale che ha circa 750 impiegati, fatturato intorno ai 140 milioni di euro anno, ed è un gruppo, quindi è costituito da più aziende distribuite su quattro nazioni. La capofila, quindi l'headquarter è a Verona, ma esiste anche un'altra azienda a Bergamo, sempre in Italia, specializzata soprattutto in illuminazione sportiva e professionale. Un'altra sede in Germania, Goslar, che invece è specializzata in tutto il settore illuminazione degli interni e specialmente uffici, e poi anche due altri lotti produttivi a Bruxelles in Belgio e negli Stati Uniti. Abbiamo una dozzina di filiali dirette, la maggior parte delle quali sono in Europa, ma non solo, e poi una rete molto capillare di agenzie e partner sparpagliate un po' in tutto il mondo. Questo per quanto riguarda la nostra realtà. Parlando invece di servizi BIM e di supporto alla progettazione, cominciamo facendo una brevissima premessa teorica, giusto per inquadrare il tema, ovvero come sono fatti i modelli BIM, come sono fatti gli oggetti BIM e in cosa il BIM, dal punto di vista anche proprio dei software con cui si realizza, rappresenta una rivoluzione rispetto ai tradizionali metodi di lavoro basati invece sul CAD. Il modo migliore di capirlo è partendo da un confronto, appunto. I software CAD, la particolarità dei software CAD è quella per cui un progettista nel software CAD realizza semplicemente delle entità geometriche, quindi un progettista disegna due rettangoli concentrici, per il progettista questi due rettangoli rappresentano un perimetro di 4 muri, ma per il software questi oggetti sono semplici rettangoli, sono solo entità geometriche e niente di più. La differenza sostanziale dei software BIM, che rappresenta la vera rivoluzione, è che tutti gli oggetti tridimensionali che il progettista realizza nel modello vengono riconosciuti dal software come specifici componenti costruttivi. Questo ovviamente ha delle conseguenze molto importanti su come gli oggetti BIM, su come i componenti devono essere realizzati all'interno di un modello. E generalmente per identificare un oggetto BIM questo deve avere almeno 3 caratteristiche principali. Sicuramente deve essere ricco di proprietà e attributi, sia geometriche ma non solo. Deve avere un certo grado di parametrizzazione, quindi deve avere una proprietà per cui un oggetto madre, diciamo, può essere declinato dall'utente in una serie di varianti semplicemente agendo sui valori dei parametri in esso contenuti. E poi, ultima caratteristica, non meno importante, è il comportamento, quindi tutti questi oggetti, per fare l'esempio della slide, una finestra non può essere inserita in un qualsiasi punto generico di un modello, ma può essere inserita solo se viene associata a un oggetto muro, e nel momento in cui viene associato a un oggetto muro andrà a bucare automaticamente questo oggetto. Quindi tutti gli oggetti BIM che vengono realizzati in un modello BIM simulano il comportamento delle loro controparti nel mondo reale sostanzialmente. Quindi questo per dire che gli oggetti BIM sono centrali all'interno del processo di creazione di un modello BIM e hanno ben precise caratteristiche e quindi richiedono anche competenze ben specifiche per essere realizzati. Per andare un po' più sul concreto, questo è un modello realizzato con Autodesk Revit, molto semplice. Revit è uno dei principali, se non il principale software per la modellazione BIM ad oggi in commercio. Essendo il modello una sorta di database, noi possiamo andare a interrogarlo e isolare, per esempio, in questo caso, gli apparecchi di illuminazione, che come abbiamo detto prima non saranno costituiti solo da semplici geometrie 3D e in questo caso anche da un solido fotometrico che ovviamente rappresenta la distribuzione
dell'emissione luminosa, ma conterranno al loro interno anche tutta una serie di informazioni tecniche e non solo, che descrivono appunto ciascuno di questi componenti in maniera più o meno precisa. Se noi consideriamo dal punto di vista di un'azienda manifatturiera, consideriamo questi oggetti BIM, diciamo nel loro complesso tutti questi oggetti, o meglio gli oggetti BIM che rappresentano i prodotti di questa azienda, nel loro complesso vengono a costituire una sorta di catalogo digitale dei prodotti che quell'azienda produce e commercializza. Quindi sicuramente una delle prime attività strategiche che siamo andati a fare è quella di creare una nostra libreria BIM che ad oggi abbiamo realizzato per Autodesk Revit e che sviluppiamo completamente in-house, quindi una cosa che tengo sempre a sottolineare è che abbiamo delle risorse interne che si dedicano a questa attività specifica, con l'obiettivo ovviamente di garantire i più alti standard possibili e soprattutto di garantire anche un aggiornamento nel tempo di questi oggetti che ovviamente contenendo informazioni e dati anche tecnici relativi ai prodotti devono essere costantemente manutenuti, così che il progettista che li scarica e li utilizza nei propri modelli abbia dei dati aggiornati. Il passaggio successivo ovviamente, noi facciamo anche degli usi interni ovviamente di questa libreria BIM, ma il nostro obiettivo principale è quello di distribuirla e di renderla disponibile per tutti quei professionisti che a vario titolo usano oggetti BIM nei propri modelli. Infatti la nostra libreria BIM ovviamente è disponibile sul nostro sito aziendale, ma anche su alcuni dei più importanti portali per i contenuti digitali. Quello che vedete nella slide è BIMobject, che per numero di utenti di download è sicuramente ad oggi il più grande, il più diffuso, però sono presenti anche per esempio su Archiproducts, che è un altro portale molto grande di cui siamo membri. Quindi ecco, il concetto è questi oggetti BIM sono liberamente disponibili per qualsiasi utente li volesse utilizzare. Ovviamente questa libreria si affianca a tutte le altre principali librerie per i vari software di calcolo illuminotecnico che l'azienda già da anni fornisce e distribuisce. Per quanto riguarda invece più nello specifico gli aspetti progettuali legati al BIM, quindi il supporto che l'azienda può fornire in senso progettuale, diciamo che siamo già, come dire, usando questo tipo di software, quindi usando Autodesk Revit, siamo già attrezzati per gestire gli eventuali modelli che i nostri clienti ci inviano. Quindi se un cliente ci invia un qualsiasi modello realizzato in Autodesk Revit, noi siamo in grado di aprirlo, interrogarlo, gestirlo, eventualmente esportarlo verso il software di calcolo e realizzare appunto il calcolo o la verifica illuminotecnica del caso. In questo caso quello che vedete nella slide si tratta appunto di un modello Revit che un nostro cliente australiano ci ha inviato. In questo caso non era richiesto un calcolo illuminotecnico ma semplicemente una resa fotorealistica. Il cliente finale voleva appunto vedere la possibilità di illuminazione di questa facciata molto particolare con queste lamelle torte sul piano verticale. In questo caso non abbiamo neanche avuto bisogno di uscire dall'ambiente Revit, abbiamo semplicemente aperto un modello, abbiamo inserito i nostri oggetti BIM che sono tali e quali quelli della nostra libreria. In questo caso la particolarità era che si trattava di incassi lineari che hanno appunto la cui particolarità è il fatto che le ottiche possono essere tiltate indipendentemente l'una dalle altre e quindi in questo caso gli oggetti parametrizzati nel modo corretto ci hanno consentito di appunto orientare i fasci luminosi, lo potete intravedere in basso a sinistra, e realizzare appunto l'output finale poi inviato al cliente. Ecco, quindi questo per darvi un'idea di gestione di modelli BIM legati a visualizzazione delle distribuzioni luminose, insomma del progetto illuminotecnico. Altro servizio sempre orientato alla progettazione che noi offriamo già da qualche anno è quello di visualizzazione avanzata in realtà virtuale. Non si tratta in questo caso di un servizio standard, mentre il calcolo illuminotecnico è una cosa che noi facciamo standard per qualsiasi progetto, per qualsiasi cliente. Questa è una cosa che facciamo su richiesta, a maggior ragione su progetti particolarmente complessi. E anche qui il concetto è simile: se il progettista ci invia un modello realizzato con Autodesk Revit, noi siamo in grado di aprirlo, inserire i nostri oggetti BIM e realizzare molto facilmente, con molta velocità tra l'altro, questo tipo di output. Ovviamente quello che vedete nella slide è semplicemente un render statico, ma in aggiunta a questo tipo di output ne possiamo generare in maniera quasi semi-automatica tutta una serie di altri. Possiamo realizzare stereopanorama, possiamo realizzare
dei file eseguibili che vengono inviati al cliente possono essere aperti senza software dedicati e sono sostanzialmente dei modelli interattivi in cui a monitor il cliente può navigare ed esplorare il modello liberamente, fino ad arrivare ovviamente alla realtà virtuale vera e propria, quindi il cliente indossa un visore per la realtà virtuale e con dei controller può diciamo, esplorare il modello in una realtà tridimensionale completamente immersiva. Quindi questo per noi sostanzialmente è uno strumento orientato alla progettazione, quindi è un output legato a un progetto che rappresenta sicuramente diciamo, uno strumento di comunicazione degli intenti progettuali molto molto efficace, molto molto immediato e che consente al cliente finale, a maggior ragione se non è un tecnico, di farsi un'idea molto precisa e realistica e immediata di come apparirebbe il progetto realizzato. La prima versione di questa realtà virtuale, di questa soluzione l'abbiamo presentata già all'Et Building di Francoforte del 2018 e poi anche nel 2020, ovviamente l'edizione del 2020 non si è tenuta, ma per ovviare al fatto che appunto c'era il Covid e non si poteva partecipare a una fiera, abbiamo riprodotto, sempre usando Revit, quello che sarebbe stato il nostro padiglione alla fiera e abbiamo potuto presentare quantomeno virtualmente ai nostri clienti tutta la nostra offerta di prodotti. Ecco. Quindi con questo ovviamente non c'è tempo di approfondire questa tematica, se qualcuno fosse interessato ovviamente alla fine c'è tempo per le domande, oppure vi invito a visitare il nostro sito che contiene una sezione dedicata a questo tema. A questo punto, finita anche la seconda parte, entriamo nel merito del caso studio vero e proprio della progettazione del Children's Surgical Hospital, che è un progetto di eccellenza voluto il cui committente è Emergency e che vanta anche tra i progettisti nomi sicuramente di spicco, ma a questo punto io mi fermo e passo la parola a Valentina Milan, che di nuovo ringrazio, che ci illustrerà questo progetto. Buonasera a tutti, io sono l'architetta Valentina Milan e faccio parte del team di progettazione di Tamo Associati. Appunto noi siamo uno studio che che si occupa di architettura per il sociale e abbiamo collaborato per anni con Emergency nella progettazione degli ospedali. In particolare questo progetto è stato realizzato assieme allo studio Renzo Piano Building Workshop e appunto tutto il team di Emergency. Possiamo andare avanti con le slide, Alessandro scorri pure. Appunto il progetto, dato che si parlava di BIM, è stato realizzato totalmente in BIM, in particolare con Revit, e in quasi tutte le discipline, diciamo soprattutto architettonico e strutturale. L'edificio sorge a Entebbe, a pochi chilometri dalla capitale Kampala dell'Uganda, dove sostanzialmente sorge l'aeroporto di Kampala e sulle rive del lago Vittoria. È composto di diciamo 4 volumi principali adiacenti e due volumi distaccati che corrispondono rispettivamente alla planterea e alla guest house. Il volume principale collegato, appunto, che è composto da 4 volumi collegati tra loro, è l'ospedale e le degenze, le sale operatorie e gli ambulatori. Appunto per raccontarvi un po' le funzioni principali, giusto per inquadrare il progetto dal punto di vista funzionale e poi anche per quello che sarà il racconto della parte illuminotecnica del progetto. È un progetto che è composto di un edificio che è su un pendio che appunto discende verso il lago Vittoria e è composto di 2 livelli, uno seminterrato e uno invece fuori terra.
quello che vedete più in basso, in viola, sono tutte le parti tecniche di magazzini che sono interrati, come anche gli spogliatoi, mentre la parte in azzurro è seminterrata e ha la vista sul lago Vittoria, e ha tutta la parte di uffici e di mensa al servizio dello staff e diciamo alcuni magazzini. La parte in verde è quello di cui parlavo prima, ovvero la guest house, che ospita le famiglie dei bambini che vengono ospitati nell'ospedale, che spesso vengono da luoghi anche molto lontani, perché questo è un centro che diciamo offre i suoi servizi per tutta diciamo, l'Africa orientale, quindi ha un diciamo, raggio di azione molto, molto ampio. Possiamo andare avanti. Il piano superiore è quello diciamo, più dedicato alla degenza e alla parte ambulatoriale, nonché alla parte di sala operatoria, essendo un ospedale chirurgico. E possiamo procedere. Ecco, un po' l'immagine che abbiamo di questo ospedale è molto legato al suolo. Tutti i muri di cui è costituito l'ospedale di Entebbe sono costituiti dallo stesso terreno di scavo del sito di progetto. Sono muri di 60 centimetri, fatti in terra pisé, che è una tecnica tradizionale africana, non solo africana, in realtà la ritroviamo anche in Europa. Diciamo la terra cruda è una tecnica che vaga per tutti i continenti, però in particolare in Africa si utilizza il pisé, che in sostanza la terra viene pressata tra due casseforme e compattata. Ovviamente l'ospedale non copia paro paro la tecnica locale, ma è stato studiato un mix design performante affinché appunto i muri la muratura possa resistere a lungo nel tempo. È una muratura priva di armature, con ovviamente una grossa inerzia termica che permette anche di diciamo ritardare l'ingresso del calore all'interno dell'edificio. Inoltre l'edificio presenta due coperture, due tetti, quindi uno come copertura principale a chiusura appunto della sommità, e il tetto superiore che chiamiamo canopy normalmente per distinguerlo. È un tetto fotovoltaico molto largo, ombreggiante, quindi che ritarda e ombreggia anche le zone circostanti, e su cui sono installati circa 300 kW di pannelli fotovoltaici che coprono all'incirca il 30% del fabbisogno dell'intero ospedale. Appunto qui nella foto precedente, anche in questa insomma si vede un po' il paesaggio in cui si inserisce l'ospedale, che è appunto un luogo davvero bellissimo sulle rive del lago Vittoria e molto molto verde. Il verde è uno degli elementi principali della progettazione di questo e di molti ospedali di emergency, in quanto siamo convinti, noi, non solo noi, emergency in primis, che il verde e il paesaggio sia un elemento fondamentale di cura, e quindi sempre ritroveremo degli alberi e i nostri ospedali immersi in un ambiente naturale confortevole. Ecco.
Questo appunto è lo spazio tra le coperture, tra le due coperture, tra il canopy e la copertura in zinco titanio. E possiamo andare avanti. Ecco, e qui gli aspetti BIM di cui parlavamo prima. Dunque, il progetto è stato portato avanti quasi fin da subito in Revit, dal punto di vista architettonico e strutturale, attraverso delle piattaforme condivise, quindi attraverso una progettazione condivisa e istantanea tra i vari progettisti. Appunto Revit offre la possibilità di, Autodesk offre la possibilità di condividere i propri progetti e i propri modelli BIM su un'unica piattaforma e in modo che essi si sovrappongono esattamente come un layer, anche secondo me in mente un po' il layer di AutoCAD, e il layer strutturale, impiantistico e architettonico possono essere visualizzati contemporaneamente al fine di trovare le interferenze che poi insomma fanno parte anche del nostro quotidiano di progettare, riprogettare e correggere e riallineare i pezzi dei progetti. E quindi permette un controllo molto approfondito delle problematiche che normalmente appunto ci sono nella progettazione e permette di risolverle anche molto rapidamente. Possiamo andare avanti, mi sembra che le prossime slide fanno vedere appunto il modello architettonico e la slide successiva il modello strutturale, che sono due modelli separati, però in realtà lavorano insieme. Quindi la progettazione appunto, con gli strutturisti avviene in live, in sostanza, attraverso un aggiustamento e un aggiornamento in contemporanea, nonostante appunto non siamo nello stesso ufficio o non siamo nello stesso luogo fisico, appunto questo può avvenire a chilometri e chilometri di distanza. E questo ovviamente rende il lavoro molto rapido e aggiornabile velocemente. All'interno di questo progetto sono state utilizzate appunto le famiglie di performance in lighting per quanto riguarda i corpi illuminanti esterni e interni, per un totale circa di 1400 corpi illuminanti. Che appunto noi abbiamo ricevuto da Performance in Lighting, con cui abbiamo lavorato al progetto illuminotecnico e inserito attraverso anche le indicazioni illuminotecniche che ci arrivavano direttamente da loro. E quindi si poteva immediatamente avere sia le informazioni geometriche che le informazioni poi fisiche e illuminotecniche e anche di costo, ecco, perché appunto da questi modelli poi le quantità sono facilmente desumibili e quindi i costi. E quindi è stato facilmente gestibile appunto anche il conteggio e la definizione delle caratteristiche dei corpi illuminanti. Non ricordo se c'è un'altra slide a seguire oppure ti passo la parola. Sì, grazie Valentina. A questo punto prendo io la parola brevemente sul finale, proprio 5 minuti, per illustrare invece, ovviamente Valentina, che ringrazio, ci ha parlato della progettazione architettonica e strutturale. In parallelo a questa progettazione, che ovviamente è stata portata avanti in un ambiente collaborativo,
i nostri uffici di progettazione in parallelo hanno portato avanti anche la parte di progettazione illuminotecnica. Quindi, dato che dal punto di vista dei software illuminotecnici non esiste ancora un collegamento così efficiente che consenta di integrare la progettazione illuminotecnica nel processo collaborativo, vale quanto ho detto prima. Quindi noi abbiamo ricevuto il modello Revit, il modello BIM che TAM Associati ci ha condiviso, e a partire da quello, esportandolo verso il software di calcolo, abbiamo potuto sviluppare in collaborazione con lo studio architettonico il nostro calcolo illuminotecnico. È stato un lavoro anche, direi, piuttosto raffinato, e che ha richiesto diverse versioni di progetto, perché parliamo di 7-8 versioni sia per il progetto degli esterni che degli interni, che sono stati sviluppati in maniera indipendente su 2 modelli separati, e che ha avuto lo scopo di, diciamo, sempre in un'ottica di sostenibilità, riduzione dei consumi, di pur garantendo i livelli di illuminamento minimi richiesti dalla normativa, al tempo stesso andare a ridurre il numero di apparecchi necessari, e quindi ovviamente avere un comfort visivo ottimale, soprattutto per gli interni, ma al tempo stesso avere una riduzione dei consumi quanto più spinta possibile. Quello che vediamo nella slide ovviamente è il modello di cui ci ha parlato Valentina. Ovviamente noi a nostra volta abbiamo sviluppato un modello illuminotecnico. In questo caso il software è Lightstar 10, che è un software semplicemente di calcolo, non finalizzato alla visualizzazione, quindi la visualizzazione è molto spartana, diciamo così, ma è stato, diciamo, usato semplicemente per il calcolo e la verifica dei valori di illuminamento richiesti. Vi mostro anche molto brevemente, non entrerò nelle dettagli ovviamente del progetto perché non abbiamo il tempo, ma vi mostro quantomeno una carrellata di immagini per farvi vedere quello che è l'esito finale del progetto illuminato. Queste sono delle foto fatte poco prima dell'inaugurazione, un servizio fotografico fatto ad hoc. Qua vediamo un accostamento tra il modello e una vista dell'edificio, in cui ecco, in queste viste si può apprezzare l'illuminazione notturna, che sicuramente, appunto, nell'ottica di una riduzione dei consumi molto sobria, mi sentirei di dire. L'unica luce d'accento, se vogliamo, quindi l'unica luce non puramente funzionale, è quella di questi proiettori uplight, quindi con l'emissione luminosa rivolta verso l'alto, che illumina l'intradosso dei canopi metallici. E per il resto si tratta sostanzialmente, quantomeno sugli esterni, dell'illuminazione dei percorsi, quindi apparecchi stradali per i corselli per le auto e i parcheggi, piccoli bollard oppure apparecchi a parete per la luce, diciamo, dei camminamenti, dei percorsi. Ecco, qua vediamo anche, appunto, si intravede l'illuminazione dei percorsi, si intravedono nella foto in basso a destra degli incassi a terra che illuminano sempre il canopy. Si intravedono gli apparecchi a parete, eccetera. Queste sono altre viste che vi danno un po' un'idea del risultato finale, ecco, degli esterni. Quindi qua si vede anche una vista un po' più sintetica, in cui si apprezzano appunto l'illuminazione dell'intradosso delle tettoie e anche l'illuminazione dei percorsi. Per quanto riguarda l'illuminazione degli interni, invece, è stato sviluppato un altro progetto indipendente. Qua parliamo di circa 1000 apparecchi, 400 per gli esterni, 1000 per gli interni, e qua ovviamente è stato fatto un analogo lavoro di affinamento progressivo. Il software utilizzato in questo caso è stato Dialux 4 e non Lightstar, e qua potete apprezzare la corrispondenza, diciamo, qua abbastanza evidente, tra quanto progettato e poi l'esito finale, diciamo. Ovviamente anche qua non mi dilungo ovviamente l'illuminazione specifica per degli spazi medicali, quindi ci sono diverse zone funzionali e ognuna di queste ha suoi propri requisiti, e sono stati utilizzati apparecchi specifici, in particolar modo per le aree chirurgiche, in cui sono montati dei pannelli a controsoffitto come quelli che vedete 60x60, con delle caratteristiche specifiche per gli spazi medicali. Ecco, con questo concludo anch'io la mia parte, e diciamo la nostra presentazione è conclusa. Vi ringrazio tutti per l'attenzione, e ovviamente siamo a disposizione se qualcuno avesse delle domande in merito su qualsiasi delle tematiche toccate, insomma. Grazie mille anche a Valentina Milan. Quindi se ci sono domande potete utilizzare il box.
ce n'è una. Ogni quanto facevate coordinamento Clash? Questa è una domanda sicuramente Allora, per te. non è stato fatto. Allora, il fatto è questo. È vero che è stato portato avanti in una modalità BIM. È stato fatto prima del cantiere, direi 3 volte, non tante volte. Anche perché diciamo che il progetto a livello BIM è stato aggiornato via via durante il cantiere anche, però sempre da noi progettisti, diciamo che non è andato in mano all'impresa che eseguiva i lavori. Perché non aveva le competenze, anche perché erano un misto tra imprese locali e building division di emergency, che al momento loro non gestiscono i progetti in BIM. Quindi è sempre stato portato avanti da noi progettisti. E è stato fatto, adesso non ricordo la frequenza, però diciamo in fase finale 2 o 3 volte per correggere, diciamo, i clash principali. Diciamo che poi in fase di cantiere noi comunque il BIM vale sempre, ma la matita forse anche spesso più potente del BIM stesso e magari più rapida in certe situazioni del cantiere stesso, ecco. Qualche altra domanda? In che fase della progettazione è iniziata la collaborazione tra architetti e parte luminotecnica? Direi fase esecutiva, insomma, avanzata, nel senso che nel momento in cui il progetto si è fissato, abbiamo iniziato a scambiare modelli e informazioni con Performance in Lighting, appena si è definito anche la collaborazione tra Emergency e Performance in Lighting. Quindi era comunque fase esecutiva. Bene, direi che non ci sono altre domande. Ringrazio Valentina Milan e Alessandro Bianchi per l'interessante esposizione, ringrazio tutti i partecipanti e auguro a tutti una buona serata. Grazie, Grazie a grazie a voi, tutti. altrettanto, grazie.